E se l'Inter del triplete tornasse in campo oggi? Immaginate quella squadra leggendaria catapultata nel calcio del 2025. L'intensità più alta, le difese più aggressive, le pressioni asfissianti. E loro lì, pronti a dimostrare che certi campioni non invecchiano mai. Julio Cesar tra i pali come un muro, Maicon che vola sulla fascia, Lucio e Samuel a guidare la linea come due guardiani d'acciaio. In mezzo a Cambiasso e Thiago Motta a dettare i tempi, mentre davanti Schneider, Eto'o e Milito tornano a illuminare le notti europee. Oggi proveremo a riscrivere la storia. Questa è l'Inter del 2010 nel calcio moderno e l'obiettivo è uno solo: rifare il triplete contro gli avversari di oggi. Ho ricreato l'Inter del 2010 all'interno dell'editor di Football Manager 2026, sostituendola completamente alla rosa attuale nerazzurra. Quella che state vedendo in questo momento è la squadra esattamente come era a maggio 2010, quindi dopo la chiusura del mercato invernale, quando il sogno triplete era ormai realtà. Direi che possiamo cominciare subito con la presentazione della rosa, ma prima di andare avanti lasciate un like e iscrivetevi per sostenere il canale e non perdervi tanti altri video come questo e non solo. Per chi invece vuole saltare direttamente alla parte della tattica, vi lascio in sovrimpressione il minuto esatto dove trovare la spiegazione dettagliata della nostra Inter e anche il minuto dove inizia il racconto completo di questa stagione speciale. Partiamo da Julio Cesar, il portiere simbolo di quell'Inter, un estremo difensore esplosivo, capace di unire riflessi fulminei, uscite aggressive e una reattività quasi fuori dal comune. In area trasmette autorità, comunica continuamente con la difesa e legge situazioni con una sicurezza totale. È il classico portiere che non ti salva solo la partita, ma ti cambia una stagione. Come vice troviamo Francesco Toldo, un monumento di esperienza, leadership e affidabilità. La personalità è mondiale, la concentrazione è ancora da top assoluto ed è un secondo portiere di lusso. Chiude il reparto Paolo Orlandoni, professionista puro e terzo portiere ideale, sempre pronto, sempre affidabile quando serve. Ed in difesa c'è Walter Samuel, The Wall, un difensore che non concede nulla, duro nei contrasti, dominante nel gioco aereo e quasi impossibile da superare nell'1 contro 1. La sua forza fisica è impressionante, ma la combinazione con coraggio, posizione e freddezza che lo rende un leader silenzioso della linea. Quando Samuel è in campo, tutta la difesa si alza di livello. Accanto a lui troviamo Lucio, un difensore completamente diverso, ma altrettanto devastante. Aggressivo, instancabile, sempre pronto a rompere la linea per anticipare l'avversario e trascinare la squadra in avanti. La sua forza è fuori scala, la sua elevazione è impressionante e la determinazione sembra non calare mai, con un pizzico di follia, soprattutto nelle uscite palla al piede dalla difesa. In panchina c'è Marco Materazzi, un difensore che porta personalità pura, nonché aggressività, tempismo e un carisma che pesa dentro e fuori dal campo. E poi Ivan Cordoba, rapidissimo, reattivo e sempre impeccabile nei duelli. Un difensore più basso della media, ma con elevazione, forza e coraggio che lo rendono un'arma difensiva unica. Per quanto riguarda i terzini di quell'Inter, partiamo da Maicon, uno dei terzini più devastanti della sua generazione. Unisce potenza fisica impressionante a una tecnica da esterno offensivo, cross precisi, dribbling, accelerazione e una capacità continua di spaccare la partita con le sue avanzate. Corre con la palla incollata al piede, attacca appena può e difende con intensità. In questa Inter moderna, Maicon è ancora un'arma totale. Sulla sinistra troviamo Cristian Chivo, un terzino atipico, elegante e intelligente, capace di leggere il gioco con una lucidità incredibile. Ha tecnica, passaggi, marcature e posizione da difensore completo, ma anche una calma da veterano che gli permette di gestire momenti difficili. È il classico giocatore che non brilla per atletismo, ma che compensa con cervello, ordine e affidabilità assoluta. E poi c'è Javier Zanetti, il capitano, un giocatore che può ricoprire praticamente ogni ruolo. Terzino destro, terzino sinistro, mediano, mezzala, ovunque lo metti risponde con professionalità, resistenza inesauribile e una tecnica pulita che gli permette di essere sempre utile alla squadra. Con carisma, posizionamento e gioco di squadra ai massimi livelli, Zanetti è la nostra alternativa di lusso su entrambe le fasce e allo stesso tempo una risorsa preziosissima anche in mezzo al campo. Chiude il reparto Davide Santon, giovane, rapido e con un grande potenziale da sviluppare nella rotazione. Thiago Motta è il centrocampista che dà ordine a tutta la squadra. Ha passaggi puliti, tecnica superiore e grande visione di gioco e una calma che gli permette di dettare i tempi in qualsiasi situazione. Difensivamente legge le linee di passaggio con intelligenza, mentre in costruzione fa girare la palla con precisione chirurgica. È il metronomo silenzioso di questa Inter. Accanto a lui c'è Esteban Cambiasso, il cuore tattico della squadra. Unisce aggressività, intelligenza e un senso della posizione che pochi nel calcio moderno riescono ad avere. Contrasti puliti e passaggi sempre funzionali e letture difensive perfette. Cambiasso non corre soltanto, anticipa e quando c'è lui tutta la squadra si muove in maniera più armonica. Inoltre Dejan Stankovic porta un mix di tecnica, personalità e tiro dalla distanza che lo rende una minaccia costante. Ha visione, ha inserimento, ha una determinazione che sposta gli equilibri nei momenti più difficili. È il centrocampista che dà intensità, che rompe gli schemi, che può trasformare un'azione normale in un gol con una conclusione delle sue. Sulle Montari aggiunge potenza, corsa e impatto fisico. Lavora a tutto campo, pressa, contrasta e si inserisce con forza in aria. Non ha la raffinatezza degli altri, ma compensa con determinazione, resistenza e una presenza costante nelle zone calde del campo. È il centrocampista che dà volume e muscoli alla nostra rotazione. Invece Mariga è un centrocampista di quantità pura, forte fisicamente, aggressivo nei contrasti e utile quando c'è bisogno di proteggere la squadra
nei finali. Chiude il reparto René Green, giovane, ordinato e con un buon potenziale da far crescere durante le rotazioni. Schneider invece è il cervello creativo della squadra, il giocatore che accende la luce ogni volta che tocca palla. Ha tecnica, passaggi filtranti, tiro dalla distanza e una visione che gli permette di trovare spazi invisibili agli altri. Si muove tra le linee, crea superiorità, cambia ritmo e ti risolve la partita con una singola giocata. È il nostro faro sulla tre quarti e il giocatore che è più amato nella mia vita. Eto'o porta un'intensità fuori dal comune, è velocissimo, intelligente nei movimenti, devastante negli spazi e determinato in ogni duello. Lavora per la squadra, pressa senza sosta nonostante sia un attaccante, rientra, corre, crea, finalizza. In questa Inter è l'esterno perfetto, ti difende e ti attacca con la stessa fame. Un trascinatore totale. Pandev è il giocatore che lega tutto il reparto offensivo, ha tecnica, dribbling, passaggi e una comprensione del gioco che gli permette di muoversi tra le linee come pochi. Non è appariscente, ma è sempre nel posto giusto, pronto a creare spazi per gli altri e a rifinire l'azione con qualità. L'uomo d'equilibrio della nostra tre quarti. Milito invece è l'attaccante totale, finalizzazione altissima, freddezza glaciale e un'intelligenza nei movimenti che gli permette di colpire sempre nel momento perfetto. Attacca la profondità, protegge la palla, combina coi compagni e ti punisce con precisione chirurgica. È il killer d'area che ha trascinato quell'Inter nella storia e che può farlo anche oggi. Balotelli porta talento puro, tecnica, potenza e un sinistro che può cambiare qualsiasi partita con un colpo solo. Arnautovic invece è la giovane alternativa fisica, creativa e imprevedibile, sempre utile nella rotazione offensiva. E questa era la rosa completa dell'Inter del triplete riportata nel calcio moderno. Adesso è il momento di vedere come l'abbiamo messa in campo. Passiamo alla tattica. Per riportare l'Inter del triplete nel calcio moderno abbiamo costruito un sistema che unisce l'identità del 2010 con le esigenze del 2026, ma senza esagerare. La base è un 4-2-3-1 che in non possesso torna nel classico 4-4-2 compatto di Mourinho, mentre in costruzione diventa molto fluido grazie ai ruoli dei singoli. In difesa partiamo da Samuel, impostato come difensore centrale senza fronzoli, solido, posizionale e sempre pronto a vincere duelli. Al suo fianco c'è Lucio, che abbiamo configurato come difensore che imposta, con libertà di anticipare e rompere la linea. È lui che deve accorciare e togliere aria alle punte avversarie. Sulla fascia c'è un equilibrio perfetto. A destra Maicon gioca come terzino fluidificante, pronto ad attaccare ogni volta che c'è spazio, mentre Kivu dall'altra parte è un terzino che diventa difensore centrale, più ordinato, più ragionato e fondamentale per squilibrare la squadra durante le avanzate. Davanti alla difesa troviamo la coppia che regge tutto il sistema. Thiago Motta è il nostro regista di centrocampo, col compito di dettare i tempi, di far uscire il pallone pulito e di dare ordine. Accanto a lui c'è Cambiasso, impostato come centrocampista centrale, molto più orientato alla copertura. Salta sulle seconde palle, legge le linee di passaggio e protegge i centrali. Sulla tre quarti abbiamo dato licenza totale a Schneider, che qui interpreta il ruolo di regista avanzato. Si muove tra le linee, attacca gli spazi e crea per chiunque gli giri attorno. Ai suoi lati due profili complementari. Eto'o è un attaccante esterno, devastante in transizione, mentre Pandev, impostato come attaccante laterale, lega il gioco e apre linee di passaggio per gli altri. In avanti c'è Milito, configurato ovviamente come centravanti. Lavora a spalle alla porta quando serve, si associa, fa respirare la squadra e poi attacca l'area con quella freddezza che lo ha reso leggenda. In non possesso la squadra si trasforma immediatamente nel blocco compatto che ricordiamo del 2010. La prima linea vede Schneider e Milito lavorare insieme da coppia offensiva, con Eto'o che rientra in fascia con Pandev, con entrambi che scalano sulla linea dei centrocampisti, formando così il nostro 4-4-2 molto stretto. La difesa resta bassa e ordinata, Samuel protegge l'area senza uscire a vuoto, mentre Lucio resta libero di aggredire forte il portatore di palla appena supera la metà campo. Sugli esterni Maicon e Kivu gestiscono gli uno contro uno con tempi diversi. Maicon è più aggressivo, Kivu più posizionale, ed è questo equilibrio che permette alla squadra di non farsi trovare mai scoperta. In mezzo al campo Cambiasso comanda la pressione, sceglie quando accorciare e quando protegge la zona centrale, mentre Thiago Motta chiude le linee di passaggio verticali e mantiene la squadra corta e compatta. Ognuno ha anche istruzioni personali, ma per non allungare il video all'infinito non entrerò nello specifico. Vi lascio comunque la tattica in descrizione insieme al database modificato, ma vi assicuro che il risultato è una struttura equilibrata, moderna e aggressiva che difende con ordine e riparte con una velocità incredibile. È la versione 2026 dell'Inter del triplete, con le stesse armi ma ancora più affinata per il calcio di oggi. Ora non ci resta che dare il via alla stagione. La prima partita dell'anno ci mette subito davanti al Pisa, una sfida semplice sulla carta e che sul campo diventa persino più comoda del previsto. Controlliamo il match in ogni zona del campo, costringendo gli avversari a conclusioni complicate. Non a caso centrano lo specchio della porta in una sola occasione. Ci basta pochissimo per sbloccarla, perché dopo appena 2 minuti Eto'o riceve palla, rallenta, studia la situazione e poi riaccelera, fulminando 2 difensori prima di scaricare un sinistro potentissimo sotto la traversa. È solo l'inizio, perché a distanza di pochi minuti arriva anche il raddoppio. Kivu lo pesca con un pallone preciso, Samuel controlla
di destro e incrocia nuovamente Di Mancino, con una naturalezza disarmante. Il rigore trasformato da Milito chiude anticipatamente ogni speranza del Pisa, che resta pure in 10 dopo il fallo su Lucio, che genera il penalty. Nella ripresa, con il camerunense in stato di grazia, arriva anche la sua tripletta personale. Un'altra accelerazione bruciante, un altro mancino sul palo lontano e partita archiviata. La seconda giornata ci regala un pirotecnico 5-3 a Cremona, una gara dove gli attacchi si impongono sulle difese e i ritmi restano altissimi fino al 90°. Ma è alla terza giornata che arriva subito il primo crocevia della stagione, il derby della Madonnina. È un derby equilibrato nelle statistiche, con il Milan che tira di più ma con meno precisione rispetto a noi. Il gol che indirizza la partita nasce da una seconda giocata dopo la respinta del calcio d'angolo. Il pallone torna a Schneider, che rimette in mezzo sul secondo palo, dove To anticipa tutti in sacca di testa. Un bel colpo, anche se a dir la verità Maignan poteva fare di più. La reazione dei rossoneri è immediata. Una prima conclusione ravvicinata viene murata da Lucio, mentre sulla ribattuta Stupignan trova un Julio Cesar fenomenale, che pur essendo ancora a terra riesce a deviare con un colpo di reni straordinario. Il Milan costruisce un'altra grande occasione su punizione, palla lunga sul secondo palo, stacco di Pavlovic e palo pieno, un brivido enorme che ci salva. Prima dell'intervallo Schneider sfiora il raddoppio con un esterno imprevedibile che colpisce il palo interno e poi schizza fuori. La ripresa invece scorre senza avere occasioni e portiamo a casa una vittoria pesantissima. Da lì si vola direttamente all'esordio in Champions, in casa del PSG, una gara che si rivela subito amara. Andiamo in vantaggio dopo appena 5 minuti con Pandev, ma i francesi ci dominano e ribaltano tutto senza lasciarci respiro. Una sconfitta pesante, ma che non intacca minimamente il morale della squadra. Si vede subito perché alla partita successiva rifiliamo una goleada al Como e apriamo una serie positiva di 5 gare, con solo un pareggio casalingo contro la Lazio, arrivato dopo un turnover massiccio in seguito alla sfida europea col PSV. Il vero messaggio alla Serie A della squadra arriva però con il 4-2 inflitto alla Juventus. Una gara caotica, con tanti tiri concessi ma altrettanti creati, e soprattutto con un gol di Cambiasso che non capita certo ogni settimana. Il mese scorre tra 2 vittorie, una in Champions e una in campionato, prima dell'1-1 contro l'Atalanta, ancora a San Siro, che in questo momento non rappresenta esattamente un fortino. Ed è proprio a Napoli che invece viviamo una partita al limite della perfezione, creiamo una miriade di occasioni e vinciamo con un risultato che non lascia nessun dubbio sulla superiorità mostrata. Lucio ci porta avanti girando in porta il cross di Schneider dalla bandierina e poco dopo l'olandese serve un pallone perfetto per Milito, che deve solo depositare in rete il tap-in del raddoppio. Al 32esimo la storia si ripete, ma stavolta Schneider decide di mettersi in proprio e incrocia sul palo lontano, gelando l'intero stadio. E come spesso accade, a chiuderla definitivamente ci pensa To, accelera, passa tra 2 difensori e firma un altro mancino dai suoi. Il rosso di Lorenzo complica ulteriormente la partita per i padroni di casa, che comunque riescono a trovare il gol della bandiera sfruttando un contropiede rapidissimo che sorprende la nostra difesa. Dopo il Napoli arriva un 4-3 soffertissimo contro l'Olympiacos, seguito da una vittoria più agevole contro il Verona e da un pareggio in trasferta a Genova. Ed è proprio in questo periodo che decido di intervenire sul nostro assetto difensivo. Da quel momento Cambiasso assume lo stesso ruolo protettivo di Thiago Motta, restando stabilmente a schermo davanti alla difesa, invece di alternare pressione e copertura. Una modifica che si rivela decisiva e i risultati infatti parlano da soli. Tra fine novembre e inizio gennaio disputiamo 10 partite, ne vinciamo 9 e pareggiamo solo una volta, ma soprattutto subiamo appena 4 reti, di cui 2 in Coppa Italia, in una partita giocata con tante seconde linee. Manteniamo comunque intatta la nostra capacità offensiva, con ben 17 gol segnati. Tra tutte le partite di questo periodo spicca l'1-0 contro il Chelsea, probabilmente la prestazione più solida e convincente della fase a gironi e che rilancia la nostra classifica europea, portandoci nelle prime 8 posizioni. Dopo appena 4 minuti Maicon sfrutta lo spazio libero a destra e serve un cross perfetto per Eto'o, che però viene fermato dal palo. I londinesi rispondono con un tiro a giro di Estevao, terminato alto, e soprattutto con un'occasione enorme al 28esimo. João Pedro manda in porta Palmer, ma l'inglese spreca tutto, calciando largo sul secondo palo. Al 39esimo Pandev trova ancora spazio sulla destra, rientra sul sinistro e pennella un pallone morbido sul secondo palo. Questa volta Eto'o non perdona e firma il vantaggio. La ripresa è meno spettacolare, ma produciamo comunque 2 palle gol gigantesche. Un cross rasoterra che attraversa tutta l'area piccola senza trovare però la deviazione vincente e un colpo di testa di Lucio che accarezza la traversa prima di spegnersi sul fondo. Adesso ci aspettano gli ultimi 6 mesi, quelli che decideranno il destino di questa Inter. A gennaio arriva uno scontro diretto che può cambiare il destino del campionato. Roma-Inter, seconda contro prima, con i giallorossi distanti 6 punti e decisi a riaprire tutto. E all'Olimpico onestamente non scendiamo praticamente in campo. La squadra di casa parte con un ritmo feroce, ci pressa alto, ci toglie qualsiasi linea di passaggio e ci costringe a un possesso ridicolo, appena il 29% contro il loro 71%. È una partita che fatichiamo a leggere dall'inizio alla fine. La Roma sfiora il vantaggio al 41esimo quando un cross rasoterra attraversa l'area piccola e colpisce qualcuno, rimbalzando su un paio di gambe, sfiorando
sfiorando il palo per poi spegnersi sul fondo. Nella ripresa arriva la rete che sblocca il match, Wesley replica un cross identico a quello del primo tempo, Julio Cesar ci arriva ma respinge centralmente e Ferguson deve solo appoggiare in rete il più semplice dei gol. Nei secondi finali avremo persino la possibilità di strappare un punto. Milito colpisce di testa e Svilar compie un mezzo miracolo in uscita. Poi Schneider perde l'attimo per calciare e un difensore salva tutto. Una serata storta che riporta la Roma a -3. Da lì siamo chiamati a reagire e lo facciamo subito. Superiamo il Bologna e poi pareggiamo il derby con il Milan. Uno 0-0 intenso, divertente e apertissimo che avrebbe potuto prendere qualsiasi direzione. Dopo il derby arrivano 3 vittorie consecutive, tra cui un convincente 3-0 al Newcastle, prima di cadere malamente contro il Marsiglia 3-1 a San Siro, in una serata in cui, ancora una volta, non approcciamo minimamente con la testa giusta. Febbraio si apre con 4 vittorie, 2 delle quali arrivate entrambe per 2-1 contro la Lazio, la prima in Coppa Italia, che ci regala la semifinale, la seconda in campionato in uno stadio, l'Olimpico, dove soffriamo sempre. La partita si complica subito, un passaggio illuminante di Petro libera Dele Bashiru e un'uscita incerta di Julio Cesar permette ai biancocelesti di passare in vantaggio dopo neanche 10 minuti. Ma alla mezz'ora Maicon decide di prendere in mano la situazione, rompe la linea, brucia 2 avversari e serve al centro per Sneijder, glaciale nello spingere il pallone in porta. Il gol decisivo arriva solo nel finale, calcio d'angolo battuto a uscire da Sneijder, intervento a vuoto del portiere e colpo di testa semplice per Balotelli, che ci regala però 3 punti enormi. Il mese si chiude con un pareggio contro il Parma e marzo parte nel migliore dei modi, 4 vittorie consecutive, 2 in campionato, che ci portano un vantaggio sulla seconda vicino ai 15 punti, complice il crollo verticale della Roma, una nell'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina e una importantissima da Eindhoven contro il PSV negli ottavi di Champions. È un match vivo, intenso e giocato a viso aperto da entrambe le squadre e dopo 17 minuti passiamo con una prodezza di Milito che di prima intenzione fulmina il portiere. Il PSV non molla, un tiro deviato schiaccia la traversa, poi Pepi sfiora l'angolo alto nel finale del primo tempo con Julio Cesar che ci mette la punta delle dita e viene aiutato ancora una volta dal Legno. L'inizio della ripresa ancora dagli olandesi, con Deron che calcia troppo alto dal limite e poco dopo Verman sfiora l'incrocio dei pali dopo un'azione confusa dentro l'area che porta il pallone nei suoi piedi. Ma al 74esimo arriva la giocata che spezza il match. Lucio esce palla al piede dalla difesa, serve Schneider in profondità e l'olandese di petto smorza il pallone per Milito, completamente solo al centro. Diego non sbaglia mai e 2-0. Nel finale Balotelli ha anche la chance per il 3-0 ma spara troppo alto. La stagione continua con una lunga striscia di risultati utili. Battiamo il PSV al ritorno e vogliamo i quarti, dove ci aspetta nuovamente il Marsiglia. All'andata al Velodrome finisce 0-0. Al ritorno invece dominio totale, un clamoroso 6-0 che ci porta in semifinale contro il Liverpool. In Coppa Italia basta invece un pareggio per 1-1 a Firenze per raggiungere l'ultimo atto. In campionato intanto mettiamo insieme altri 13 punti e soprattutto vinciamo lo scontro diretto più importante della stagione, ancora contro la Roma. Una partita dove per 43 minuti dominiamo, poi arriva un rosso che cambia tutto, ma al contrario, perché una gestione troppo rilassata rischia di riaprire completamente i giochi. La Roma passa subito, dopo 5 minuti Ferguson si ritrova a tu per tu con Julio Cesar e segna approfittando di una nostra linea difensiva troppo distratta. Il pareggio arriva al 22esimo con Balotelli che da posizione defilata trova un angolo impossibile. Quel gol ci riaccende, un lancio lungo libera Eto'o e il camerunense ribalta la partita con la sua solita freddezza. Il talento palla al piede di Eto'o manda completamente fuori giri Koné che interviene da dietro e a piedi uniti e lascia la Roma giustamente in 10. Da lì diventiamo padroni del campo e troviamo il 3-1 con Zanetti, favorito anche da una piccola deviazione. Ma nella ripresa ci disuniamo. Dopo 4 minuti concediamo un colpo di testa facilissimo a Ferguson e la Roma torna a -1 e poco dopo un altro lancio lungo ci sorprende e Ferguson firma addirittura la tripletta, riportando tutto in equilibrio. A quel punto si ricomincia a 0. Per fortuna conquistiamo il rigore che Balotelli realizza con grande freddezza e nei secondi finali Schneider decide di chiuderla definitivamente. Punta il difensore, lo salta secco e lascia partire un tiro potente e preciso che spegne ogni speranza giallorossa. Ma dopo quella battaglia attraversiamo un periodo complicatissimo. Una sola vittoria nelle 5 partite successive, solo una, ma pesantissima. Il 3-2 ad Anfield nella semifinale d'andata ai Champions League. Il 2-2 al ritorno poi ci consegna ufficialmente la finale. Prima però ci aspetta la finale di Coppa Italia contro la Juventus e subito dopo scopriremo insieme la classifica definitiva della Serie A. L'inizio è un assalto totale, la Juventus non capisce davvero nulla di quello che sta succedendo e dopo 10 minuti siamo già in vantaggio. Schneider pennella una punizione perfetta sulla testa di Eto'o che prende il tempo al difensore e la mette dentro con una semplicità disarmante. Il camerunense è indemoniato, poco dopo riceve sulla 3/4, punta il diretto avversario e parte in progressione. Lo supera con uno dei suoi strappi, ma il tiro parte praticamente dalla linea di fondo e Di Gregorio riesce a deviarla. Al 18esimo si vede finalmente anche la Juventus. Locatelli carica il tiro dal limite e lascia partire una bordata che colpisce la parte superiore della
la traversa prima di uscire. E indovinate chi risponde? Ovviamente To. Un'altra accelerazione, un'altra azione spezzagambe. Peccato soltanto che il suo sinistro ad incrociare finisca lontano dal palo. Poco dopo Vlahovic prova un tiro dalla distanza che sembrerebbe innocuo, ma prende un effetto strano e Giulio Cesar deve distendersi al massimo per deviare in calcio d'angolo. La partita si calma un attimo, finché al 43esimo arriva il gol del raddoppio. Cambio di gioco perfetto, Pandev riceve tutto solo a destra, va sul fondo e mette al centro un pallone delizioso che Eto'o deve soltanto trasformare nella sua doppietta personale. E non è finita, passano 2 minuti e siamo di nuovo lì. Maicon serve Pandev in profondità, il macedone converge sul mancino e spara un tiro a fil di traversa che lascia Di Gregorio immobile. Il secondo tempo si apre con la Juventus che prova a riaprirla. Thuram carica un tiro insidiosissimo dalla 3/4 e Julio Cesar, ancora una volta, è costretto a salvare la porta. Scampato il pericolo, torniamo a gestire la gara. Schneider entra in area e libera il destro, anche se stavolta non trova lo specchio. Poi arriva l'ennesimo corner battuto alla perfezione da Wesley. Il colpo di testa del nostro giocatore centra il palo interno e rimane sulla linea per un paio di secondi, prima che la difesa riesca finalmente ad allontanare. L'ultima grande occasione è ancora nostra ed è meravigliosa. Passaggio alto morbido sulla testa di Eto'o, sponda perfetta e incornata di Milito verso la porta. E solo un miracolo del portiere evita il 4-0. Ma il risultato non cambia, vinciamo la finale di Coppa Italia e portiamo a casa il primo dei 3 trofei che ci servono. Il secondo arriva subito dopo. Affrontiamo ancora la Juventus, questa volta in campionato, e chiudiamo la stagione italiana con un pareggio che non sposta nulla, perché la classifica parla chiaro. L'Inter è campione d'Italia con 86 punti, Roma seconda con 74. E secondo me non è un caso che sia stata proprio la Roma a contenderci lo scudetto, esattamente come nel 2010. E sempre secondo me non è un caso nemmeno che in finale Champions League ci sia proprio il Manchester City, per permettere all'Inter del 2010 di vendicare la finale persa nel 2023. L'FC Internazionale scende in campo con il suo solito 4-2-3-1 e gli 11 titolari del triplete. Gli inglesi invece rispondono con un 4-3-3 devastante. Donnarumma 3 pali, Reinders e Nico a centrocampo e soprattutto Erling Braut Haaland come terminale offensivo. Siamo noi a dare il via al match e dopo una fase di studio arriviamo per primi alla conclusione. Lancio lungo verso il limite, Milito ci prova addirittura in rovesciata stile Ibrahimovic contro l'Inghilterra, ma Donnarumma blocca senza problemi. Il City risponde subito lanciando Haaland in profondità. Il norvegese ci prova di mezzo esterno, ma la palla sorvola la traversa. E ancora il City a rendersi pericoloso, questa volta da calcio d'angolo, con Haaland che anticipa tutti ma trova la risposta straordinaria di Julio Cesar. Al 20esimo sfiriamo il vantaggio, Thiago Motta cambia gioco per Pandev che calcia al volo senza pensarci 2 volte e la palla non finisce lontanissima dalla porta difesa da Gigio. Ma alla fine il gol arriva dall'altra parte. Bernardo Silva trova il corridoio perfetto per Haaland, che di prima intenzione spara una fucilata che non lascia scampo Julio Cesar. Il colpo è pesante e neanche 2 minuti dopo arriva il raddoppio. Ancora Bernardo, ancora Haaland che scappa sulla linea del fuorigioco e stavolta batte il portiere con un tocco morbido sul palo lontano. Siamo sotto 2-0 e dobbiamo reagire. Negli spogliatoi ribalto tutto e torniamo in campo con un altro spirito. Passano 5 minuti e accorciamo. Maicon vola sulla fascia, crossa d'esterno verso l'aria e Milito svetta tra 2 maglie azzurre, trovando un colpo di testa perfetto che rimette tutto in discussione. Stavolta è il City ad andare in confusione dopo il gol. Maicon serve ancora Pandev sulla corsa, il macedone porta palla e quando entra in area apre il piattone e batte Donnarumma. E 2-2, quando ancora mancano 40 minuti sul cronometro. Il City prova a riaffacciarsi in avanti, Savigno scappa a Chivo e incrocia, ma Julio Cesar è attentissimo. Al 71esimo un cross deviato finisce sui piedi di Pandev, che ci prova a giro, ma stavolta alza troppo la traiettoria. 4 minuti dopo però l'azione è perfetta. Maicon mette un altro pallone geniale sui piedi del macedone, tiro di prima intenzione e partita completamente ribaltata. Siamo avanti 3-1 quando mancano 15 minuti alla gloria. Non è finita, entra Zanetti e inizia subito a spingere. Vola sulla fascia, rientra sul fondo, ma non trovando spazio per il passaggio al centro, prova il tiro e guadagna comunque un corner preziosissimo. Il tempo scorre, noi controlliamo agilmente, ma al 93esimo O'Reilly pesca ancora Haaland in profondità. Il norvegese non controlla nemmeno, calcia subito e batte Julio Cesar. È 3-2, ma è troppo tardi perché dopo 60 secondi l'arbitro fischia la fine. L'Inter torna a vincere il triplete nel 2026 e lo fa con gli stessi uomini che l'avevano conquistato nel 2010. E ora questi campioni possono festeggiare di nuovo in mezzo al campo una stagione che entrerà negli annali. Vi lascio qualche secondo con i festeggiamenti e poi ci ritroviamo per l'ultima parte del video con qualche statistica. Partiamo dalla schermata che certifica tutto. Il nostro obiettivo stagionale non solo è stato raggiunto, ma è stato completato in ogni sua parte. Serie A, Coppa Italia e Champions League sono tutte lì, nella stessa immagine, nella stessa bacheca. Insieme inoltre alla Supercoppa vinta a gennaio, che aggiunge la giusta ciliegina sulla torta. È il quadro perfetto di una stagione semplicemente indimenticabile. E mentre scorriamo la rosa, devo essere sincero, non avevo alcun dubbio che questa squadra potesse dominare in Italia. La qualità individuale e collettiva è troppo superiore rispetto al resto della Serie A. Un campionato che negli ultimi
ultimi anni non si è alzato di livello, anzi forse si è persino abbassato, ma la Champions è tutt'altra storia. Lì il margine d'errore è minimo, lì il talento non basta per vincere da soli, serve personalità, cattiveria, freddezza. Eppure eccoci qua a celebrare un triplete che ha un peso enorme, perché compiuto nel calcio moderno contro squadre costruite per vincere tutto. Non siamo comunque qui a celebrare un singolo nome, perché davvero tutta la squadra ha dato un contributo fondamentale, ma certe cifre meritano di essere mostrate, perché spiegano meglio di 1000 parole la grandezza di questo gruppo. I 14 assist di Maicon, un terzino che ha dominato la fascia come se il tempo si fosse fermato, i 12 gol e 16 assist di Pandev, sempre presente e sempre lucido in momenti importanti, i 25 gol e 6 assist di Eto'o, devastante come se avesse 10 anni in meno, e poi 37 gol e 9 assist di Milito, una macchina da gol che non ha mai smesso di trascinarci. Ma soprattutto, lasciatemelo dire, c'è un giocatore che ha elevato il livello dell'intera squadra, per rendimento, per continuità, per qualità pura, il miglior giocatore di questa stagione, il pallone d'oro praticamente scritto, un trequartista olandese che ha chiuso l'anno con 16 gol e 32 assist in 60 presenze, un numero irreale, un impatto totale, un maestro del gioco, Wesley Sneijder. Ma direi che per oggi è tutto, ragazzi. Questo è un video speciale per il raggiungimento dei 250 iscritti, per cui non potrò mai smettere di ringraziarvi. Siete una community semplicemente fantastica, mi supportate tantissimo, partecipate ai video, vi confrontate, siete educati e mi riempite di complimenti, forse pure più di quanto meriti realmente. Sono davvero fiero di quello che stiamo creando insieme e non vedo l'ora di vedere cosa ci riserverà il futuro. Per ora vi saluto e vi ringrazio ancora. Per chi volesse fare parte di questo bellissimo gruppo di persone, vi invito a lasciare il like e iscrivervi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!